Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere il capitolo 6 intitolato Pilgrim. Iniziamo. Nonostante fossimo riusciti a spaccare le mura esterne, i sistemi di sicurezza automatici erano ancora attivi. L'unico modo per entrare senza problemi era usare una chiave elettronica. Ricordate quella che ci diede Mustang 2 capitoli fa? Esatto, è arrivato il momento di ballare. Le nostre compagne si imbarazzano per noi. Alice invece rimane entusiasta nel vedere il nostro ballo della vittoria e si unisce a noi insieme a Ludmilla. Il pass si illumina e la porta si apre. Entrati dentro la base, notiamo dei terminal. Ludmilla manda avanti noi ad analizzarli, ma Anis ancora non si fida di lei. Così Ludmilla avanza, tocca a malapena un terminal e si rompe. Questo è il suo potere, distruggere qualsiasi apparato semplicemente toccandolo. Così andiamo noi e troviamo diversi file. Apriamo una mappa della regione innevata che mostra tutte le posizioni e le date in cui sono state avvistate le Pilgrim. Sembrano pattugliare regolarmente e facendo una stima dovrebbero apparire presto in zona. Quindi per il momento decidiamo di riposarci. Tornati al bunker, Ludmilla ordina ad Alice di scaldarci e così si avvicina a noi e ci abbraccia. Rapi chiede se la sua fosse una tuta riscaldante, ma al contrario è una tuta di raffreddamento. La temperatura corporea di Alice è incredibilmente alta e quella tuta la aiuta a contenerla. Visto il calore confortante, iniziamo a chiudere gli occhi. Alice ci dà la buonanotte e noi ci addormentiamo. Il giorno dopo ancora non riusciamo a contattare Shifty per via dell'assenza di segnale. Ad un certo punto Alice propone di visitare la principessa addormentata. Poiché non la vedono da molto, potrebbe essersi svegliata. Incuriositi, andiamo con loro. Arrivati in una specie di laboratorio, notiamo numerose capsule con qualcuno all'interno. Alice ne apre una e ci presenta la principessa dai capelli blu, una nicchia senza la parte superiore del cranio. Poi un'altra, la principessa dagli occhi gialli, una nicchia con solo la parte superiore del corpo, ma anche lei senza metà cranio. Attende il loro risveglio per poi poter andare insieme nel mondo di Elysium. Con una scusa, Ludmilla riesce ad allontanare Alice e ci spiega che queste sono tutte nicche che sono riuscite a recuperare durante i vari pattugliamenti. Sono state trovate tutte senza cervello, quindi qualcuno deve averli portati in salvo. Così lei conserva i corpi in caso dovessero recuperarli. È già successo varie volte. Nonostante ci fossero problemi di amnesia o dei crolli emotivi, alla fine riuscivano comunque a sopravvivere. Dopo questa storia, nutriamo tutti profondo rispetto verso il loro lavoro. Tuttavia, ci dice che negli ultimi 2 anni stava diventando difficile trovare dei corpi nonostante il tasso di morte non sia affatto cambiato. Qualcosa stava succedendo nell'ombra. Raccontandoci ciò, usciamo e dopo vari saluti e parole di incoraggiamento, le nostre strade si dividono. Dopo un po' di tempo passato a cercare questa Pilgrim, finalmente notiamo una figura in lontananza, ma non ci sono impronte dietro di essa. Che sia una trappola? Mentre scogitiamo un piano, udiamo un'esplosione che provoca un'altra valanga. Ne veniamo travolti. Ravi cerca di salvarci, ma il suo braccio si rompe e veniamo trascinati via fino a svenire. Al nostro risveglio abbiamo un sorriso familiare che ci osserva. Era Chatterbox. Ci pone delle domande. La prima è se gli impostori che lavorano con noi siano stati potenziati in qualche modo. Rispondiamo che non ne sappiamo nulla e ci rompe un dito. Ripete la domanda e questa volta rispondiamo di sì. Poi ci chiede da dove veniamo e rispondiamo dall'ARC. Infine, se siamo mai stati malati da bambini, al quale rispondiamo suppongo di sì. Chatterbox ride e ci propone di andare con lui. Prima di andare, gli proponiamo anche noi una domanda e se non risponde ci faremo saltare in aria. Dopotutto, a quanto pare gli serviamo vivi. Chatterbox si ferma e ci concede una domanda, ma scendiamo a patti per due. Dovevamo guadagnare tempo. La prima è se c'era lui dietro la mappa delle Pilgrim nel laboratorio e ci risponde di sì.
Sapeva ci saremmo andati ed eravamo come dei pesci che aspettavano il suo amo. La seconda domanda è se ha una talpa dentro l'arca e risponde di sì. Poi gli chiediamo chi fosse, ma ci ricorda di aver accordato solo per 2 domande. Riproponiamo di farci saltare in aria, ma dice di riuscire a leggerci in faccia che stavamo guadagnando tempo. Ma sicuro di sé, sa che non sarebbe arrivato nessuno a salvarci e che dovremmo veramente farci esplodere e vedere se effettivamente gli importasse qualcosa. Ma ecco che all'improvviso la storia si ripete. Di nuovo uno sparo e un buco nel corpo di Chatterbox. Era tornata Snow White, un nome che non sentiva da tempo. Ci aiuterà, ma ci intima di mantenere tutto segreto. Il mondo non deve sapere di loro finché non avranno compiuto la loro missione. Chatterbox, stremato, cade a terra. Snow White si avvicina e lui implora pietà. Poi guarda in alto ed esclama: Mia regina! Dal cielo discende una Nick con un'armatura fatta di Rapture. Era arrivata a salvare Chatterbox. Snow White la guarda ed esclama: Una heretic, una traditrice della razza umana che serve la regina. Dice di chiamarsi Modernia. Vogliono uccidersi a vicenda, ma è preoccupata per Chatterbox. Così lo prende e scappano via. Per evitare di essere seguiti, manda dei Rapture a combattere in modo da fargli guadagnare tempo. Finisce così questo sesto capitolo. Cosa nasconde Chatterbox? Ma soprattutto, chi è questa Modernia apparsa dal nulla? Lo scopriremo soltanto nei prossimi capitoli. Per il momento è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui e come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!